Benvenuto a questo video per imparare l'italiano per principianti. In questo video alleni la tua comprensione orale e migliori il tuo italiano. Sei pronto? In questo podcast parliamo di imparare l'italiano. Sei qui perché studi italiano ed è fantastico. Imparare una nuova lingua può essere difficile, ma ne vale sempre la pena. Se vuoi parlare bene l'italiano, ti serve soprattutto una cosa: tempo. Senza tempo non funziona. Devi esercitarti regolarmente, altrimenti vedrai pochi progressi. Imparare le lingue è come lo sport. Se alleni il corpo diventi più forte. Lo stesso succede al cervello. Più usi l'italiano, meglio diventi. Io sono insegnante di italiano, ma continuo anche io a imparare. Continuo a studiare l'italiano perché mi diverte e così posso parlare con molte persone di tutto il mondo. Questo è il bello delle lingue. Puoi condividere esperienze e conoscere nuove persone. Ho parlato con studenti di italiano di molti paesi. È sempre arricchente. Ma so anche questo. Ci sono giorni difficili. A volte non capisci qualcosa. Allora potresti sentirti insicuro o frustrato, oppure hai paura di parlare. È del tutto normale. Chiunque impari una lingua lo sa. Anch'io faccio errori, di grammatica, di vocaboli o di pronuncia. Ma non è grave. Gli errori fanno parte dell'apprendimento. Migliori solo se sbagli e impari dagli errori. Non devi avere paura. Gli errori ti mostrano dove devi ancora esercitarti. Parla un po' di italiano ogni giorno, magari con un amico, oppure da solo. Puoi leggere ad alta voce, oppure fare un piccolo monologo, o registrarti e ascoltarti più tardi. L'esercizio aiuta, ogni giorno un po'. Anche le piccole cose aiutano molto. Puoi leggere un articolo breve. Scrivi qualche frase. Oppure guarda un breve video didattico. L'importante è che ti diverta, perché con il piacere impari meglio. Scegli contenuti che ti piacciono. Forse ti piacciono audiolibri o podcast semplici. Ascoltali mentre riordini o passeggi. Oppure scrivi un piccolo diario, ogni giorno qualche riga in italiano. Che cosa hai fatto? Che cosa pensi? Che cosa desideri? Anche la musica è ottima. Scegli canzoni italiane, leggi il testo e canta. Così impari parole nuove in modo giocoso. Imposta anche il tuo telefono o computer in italiano. Così vedi la lingua ogni giorno, in modo automatico. E cosa fondamentale: parla con gli altri. Forse trovi qualcuno che studia anche italiano. Insieme imparare è più divertente e usi l'italiano attivamente. Per verificare quanto capisci già l'italiano, ora ti racconto la mia giornata. Così impari parole nuove e alleni l'ascolto. Sei pronto? Con questa routine puoi imparare l'italiano. Ti racconto com'è la mia giornata. In questo modo ampli il lessico e l'ascolto. Sei pronto? Allora ascolta bene. Di solito mi alzo alle 6:30. Per prima cosa bevo un bicchiere d'acqua. Poi studio un po' di italiano. Faccio spesso colazione con yogurt e frutta. Poi mi preparo e inizio la giornata di lavoro. Lavoro come insegnante di italiano. Ogni giorno ho lezioni con studenti di molti paesi. Insegno online o a scuola. A mezzogiorno faccio una pausa. Mangio qualcosa e mi rilasso un momento. Nel pomeriggio continuo a lavorare. A volte dopo il lavoro faccio una passeggiata o un po' di sport. Cerco di muovermi con regolarità. La sera mangio qualcosa di semplice e sano. Di solito preparo pane, formaggio, verdure o una zuppa. Poi leggo un libro o guardo un video in italiano. Questo mi aiuta con l'italiano. Più tardi faccio la doccia, mi lavo i denti e mi preparo per dormire. Di solito vado a dormire alle 22. Penso sia utile andare a letto ogni giorno alla stessa ora. Nel weekend la mia routine è diversa. Ho più tempo libero
incontro amici, passeggio o faccio attività che mi piacciono, ma continuo ad alzarmi e coricarmi alla stessa ora. Ora tocca a te. Hai capito la mia routine? Scrivilo nei commenti. Qual è la tua routine? Indica 5 cose che fai ogni giorno. Ora hai ascoltato la mia giornata. Sai cosa faccio ogni giorno. Ma perché è importante per te? Semplice, la tua vita quotidiana è perfetta per l'italiano. Ogni giorno fai delle cose. Ti alzi, mangi, lavori, passeggi, parli con le persone. E proprio queste azioni puoi dirle in italiano. Se pensi piccole frasi in italiano ogni giorno, impari più in fretta. Di a te stesso, per esempio, mi alzo, bevo caffè, vado al lavoro. Queste frasi ti servono davvero ogni giorno e se le ripeti spesso, diventerai più sicuro. Molti studenti aspettano il momento perfetto per studiare, ma il momento perfetto è adesso. Mentre ti lavi i denti, cucini o cammini, usa quel tempo per pensare in italiano. Non devi studiare testi lunghi, devi solo iniziare a descrivere la tua vita in italiano. Ogni giorno un po', così impari l'italiano in modo naturale, nel quotidiano, al tuo ritmo. Ma forse ti chiedi com'è la vita quotidiana in Italia. Molti italiani si alzano presto, spesso tra le 6 e le 7. Poi bevono caffè o tè e fanno una piccola colazione. Molti vanno al lavoro o a scuola. La giornata lavorativa inizia di solito alle 8 o 9 e finisce verso le 16 o 17. A mezzogiorno molti pranzano in mensa o portano qualcosa da casa. La sera, in Italia, c'è spesso una cena semplice. Molti mangiano pane con formaggio, salumi, verdure o pomodori. Un pasto caldo non c'è tutti i giorni. Alcune famiglie cucinano la sera, ma molte mangiano piatti freddi. Dopo cena molte persone si rilassano, guardano la televisione, leggono o fanno sport. Molti vanno a dormire verso le 22. Naturalmente non ogni giorno è uguale. Ci sono differenze, a seconda che si viva in campagna o in città, soli o in famiglia. Ma in generale il ritmo quotidiano in Italia è abbastanza organizzato. E da te com'è? La tua routine è simile o molto diversa? A che ora ti alzi? Cosa mangi a colazione? Lavori di mattina o preferisci il pomeriggio? E com'è la tua cena? Sono molto curioso del tuo confronto. Scrivilo nei commenti e raccontami. Com'è una giornata tipica nel tuo paese? Cosa è simile? Cosa è diverso? Aspetto con gioia la tua risposta. Amici, voglio darti alcuni consigli importanti e dirti anche cosa è meglio evitare. Molte persone fanno gli stessi errori. Perciò dopo anni non parlano ancora bene l'italiano. Ma non deve essere così. Puoi fare diversamente. Se vuoi davvero migliorare, devi parlare. Molti studiano solo con libri o app, fanno esercizi, ma non parlano mai ad alta voce. Così non impari una lingua. Devi parlare in modo attivo. Parla ogni giorno a voce alta e chiara. Parla con te stesso. Parla con gli altri. Solo così diventerai fluente. Non dovresti imparare sempre e solo parole nuove. Molti pensano, più parole conosco, meglio parlo. Ma questo è sbagliato. È meglio conoscere bene poche parole e usarle spesso. Ripeti le parole che conosci. Usale nelle frasi. Così restano in mente. E per favore non aspettare il momento perfetto. Non aspettare motivazione o tempo libero. Non sarà mai perfetto. Inizia subito. Anche 5 minuti al giorno vanno bene. Più spesso studi, più facile diventa. Non fare l'errore di fare sempre tutto da solo. Imparare l'italiano è più facile con altri. Cerca amici, partner di scambio o un gruppo. Se studi insieme è più divertente e resti motivato. Un altro errore, hai paura di sbagliare. Ma è del tutto normale. Tutti fanno errori. Gli errori ti aiutano a imparare.
Senza errori, niente progresso. Parla e basta, non importa se è perfetto o no. E un'altra cosa, impara ciò che ti serve davvero. Se ti piace cucinare, impara parole della cucina. Se fai sport, impara vocaboli sul movimento. Così l'italiano resta interessante e utile per te. Quindi, parla forte, esercitati regolarmente, non temere gli errori e rendi l'italiano parte della tua vita. Così raggiungerai il tuo obiettivo passo dopo passo e parlerai presto italiano fluentemente. E ora tocca a te. Quale di questi consigli ti ha aiutato di più? Quali errori hai forse già commesso? E cosa farai diversamente da ora? Scrivilo pure nei commenti. Mi interessa davvero come studi e cosa funziona per te. Ognuno impara in modo diverso, ma possiamo tutti imparare l'uno dall'altro. Hai forse un consiglio di studio da condividere? O c'è qualcosa che trovi particolarmente difficile nello studio dell'italiano? Anche questo puoi raccontarlo. E se vuoi, scrivimi anche qual è il tuo obiettivo. Perché studi italiano? Vuoi parlare fluentemente, lavorare in Italia o semplicemente conoscere nuove persone? Il tuo obiettivo ti aiuta a restare motivato. Quindi scrivimi. Non vedo l'ora di leggere il tuo commento e se ti è piaciuto questo video, condividilo con altri studenti di italiano. Studiare insieme è più divertente. Ci vediamo nel prossimo video.